Ok, allora dobbiamo iniziare a scomporre tutti i vari denominatori, quindi questo qui lo scomponiamo pensando a due numeri la cui somma faccia meno 3 e il prodotto faccia 2, e qui l'unica è andare a prendere meno 1 e meno 2, quindi x meno 1 che moltiplica x meno 2. Infatti se sommo meno 1 e meno 2 vado a meno 3, se li moltiplico tra di loro meno per meno fa più e quindi esce 2. Stesso identico discorso qua, devo trovare due numeri che moltiplicati fanno meno 5 e che sommati danno più 4. E allora penso a x più 5 che moltiplica x meno 1. E infatti 5 meno 1 mi dà 4. Se li moltiplico col segno meno vado a meno 5. E quindi ho sistemato questi primi denominatori. Per quanto riguarda quest'altro non c'è niente che possiamo fare se non andare ad effettuare un minimo comune multiplo, che è ovviamente x più 5, perché le altre non hanno neanche frazione. Allora lascio il 42 così come sta e poi vado a moltiplicare questo praticamente x più 5 con questo x meno 8. Quindi è come no se andassi a fare x per x e x per meno 8 e poi di nuovo 5 per x e poi 5 per meno 8. Però in questi casi c'è un trucchetto più semplice, che è quello di andare a mettere semplicemente x al quadrato in mezzo, lo stesso discorso che facevamo qui ma al contrario, cioè in mezzo che cosa ci va sempre? La somma tra i numeri, quindi la somma tra 5 e meno 8. La somma tra 5 e meno 8 è meno 3, quindi metto meno 3x. E poi alla fine che cosa ci va sempre? Il prodotto, cioè stiamo facendo il discorso analogo e opposto a quello di prima, quindi dovrò fare 5 per 8 40, poi vabbè c'è il segno meno. Ok, a questo punto concludo il discorso su quest'ultima perché devo fare 42 meno 40, ma 42 meno 40 fa più 2, quindi x quadro meno 3x più 2 fratto x più 5. Ancora scompongo il numeratore trovando sempre due numeri la cui somma faccia meno 3 e il prodotto faccia 2, ma questo l'abbiamo già fatto prima, ossia x meno 2 che moltiplica x meno 1 e qui x più 5. Ok, arrivato a questo punto abbiamo finalmente finito per quanto riguarda il secondo. La semplificazione massima è data da quest'ultima cosa che abbiamo scritto. Adesso dobbiamo ritornare qui e cercare di lavorare su questo, dove purtroppo ci rendiamo conto che quando andremo a fare il minimo comune multiplo qua l'unica cosa che si ripete è questo x meno 1. E quindi, come dico sempre, dovrò aggiungere poi sopra quello che manca sotto. Andiamo a vedere qui chi è il minimo comune multiplo. Allora, sicuramente devo prendere x meno 1, poi devo prendere x meno 2 e poi devo prendere x più 5. Non si ripete l'x meno 1. Allora cosa devo fare? Devo fare il mio minimo comune multiplo diviso questa qui. Perciò dico sempre aggiungo sopra quello che manca sotto, perché sotto c'è x meno 1 e x meno 2, quindi vuol dire che manca x più 5. Allora ci metto x più 5. Per quanto riguarda l'altro ci stava già il segno meno, già x più 2 e di nuovo devo aggiungere sopra quello che manca sotto. Sotto c'è x più 5 e x meno 1, quindi vuol dire che manca x meno 2 e lo metto. Ok, ci siamo quasi. Ultimo passaggio, quindi magari me lo sposto un attimino. Quindi siamo arrivati all'ultimo passaggio. Devo andare a moltiplicare queste cose, quindi ottengo x quadro più 5x e qui che cosa faccio? Mi comporto semplicemente con la differenza di quadrati, perché c'è somma per differenza. Allora devo semplicemente mettere il quadrato del primo, cioè x quadro, e il quadrato del secondo, cioè 4. Li ho messi a segni alterni rispetto alla formula perché davanti c'è un segno meno, semplicemente per quello. Ok, devo ricopiare il minimo comune multiplo così come sta. Ci siamo quasi. Semplifico la x quadro con la x quadro e mi accorgo che mi è rimasto
5x più 4. Se noi andiamo a guardare il risultato, nel risultato appunto c'è 5x più 4, quindi una cosa è sistemata. Cosa c'è anche nel risultato? C'è questo termine al quadrato e infatti che cosa succede? Che questi due si vanno a cancellare con questi che sono identici, ovviamente sempre sotto le opportune condizioni di esistenza che però non faccio perché insomma ci è uscito, ma normalmente vanno sempre fatte. E questo dunque è il nostro risultato.